Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi è il 20 marzo, sono le 10:30 più o meno, e siamo qui per darvi qualche informazione. Qualche novità più che altro. Dunque, abbiamo deciso, dopo tanto pensare, dopo una lunga riflessione, di cambiare il mezzo. Cioè, aspetta, non cambiare il mezzo di per sé, cambiare la camperizzazione del nostro mezzo. Vi spieghiamo. Allora, come sapete, e se non lo sapete ora ve lo diciamo, sono 6 anni e mezzo che noi siamo in possesso di ferro battuto. Da quasi 3 anni ci viviamo dentro in due, e voi sapete che per fare il letto bisogna costruirlo, cioè non si può andare a dormire quando si vuole, bisogna costruire il letto e allora lì poi possiamo andare a dormire. Elisa è quella che si occupa tuttora di questa cosa qui, perché lo spazio è piccolo e uno solo può accedere al facimento del letto, però a Eli non piace come faccio io il letto, perché io lo faccio così alla buona, invece lei ci mette tutto, materasso, suolo, tutte le cose incastrate sotto bene, perché lei deve dormire in un letto come quello di casa. Si è rotta le palle dopo quasi 3 anni di fare e disfare il letto, allora abbiamo pensato, cosa facciamo? Cambiamo mezzo? Oppure rifacciamo il nostro? Punto di domanda. Ci sono varie problematiche su questa cosa qua. Allora, prima di tutto cambiare mezzo, ecco. Intanto noi non abbiamo budget, quindi vuol dire vendere questo qua. Vendere questo qua ci piange il cuore, perché noi lo conosciamo, sappiamo i suoi limiti, sappiamo I lavori che abbiamo fatto, come l'abbiamo tenuto, che problemi ci sono, che problemi ci potrebbe dare, che problemi non ci può più dare, e sappiamo tutto di questo mezzo, perché poi vivendoci chiaramente lo guido sempre, quasi tutti i giorni, quindi ormai lo so più o meno. Però le scelte sono mansardato, sempre anni 80-90, però a Eli non piace molto il mansardato, poi io sono anche una persona un po' pigra e col mansardato avrei dei problemi in più, dovrei ogni tot fare le sigillature perché altrimenti si infiltra, se si infiltra dopo 2 buche cadono i pensili perché il legno è marcio. Invece in questo qui, a parte fare le sigillature delle finestre, non c'è più niente da fare. Sappiamo che non entra acqua e sappiamo che anche se dovesse entrare l'acqua non crea dei danni così esagerati, così immediati come sul legno. Qua è ferro e quindi non creerebbe tutto questo problema. Ruggine ancora non ce n'è, a parte qualche puntino. Il mezzo ha 190.000 km e sappiamo che per il 2005 turbo diesel Sofim non è niente, e quindi abbiamo deciso, sentendo anche i vari pareri dei membri della tribù, abbiamo deciso di ricamperizzare questo mezzo qua, che farà per lo più Marco. Chiaramente, chi lo deve fare? Con lui abbiamo già stipulato il progetto ed è bellissimo. Sì, perché lui lavora, chiaramente lui fa lavorazioni 3D, progettazioni 3D, e quindi ci ha già fatto il progettino. Tutto al millimetro, quindi ci ha regalato il progetto. Ci ha regalato. Perché quella roba lì che ha fatto lui, noi siamo stati 2 insieme giorni. a lui, io non so quanto sarebbe costato una cosa del genere. Comunque 2 giorni ci avevo messo, tra cui uno dal mattino fino a tipo alle 3 di notte, quindi tanta roba. Nel frattempo scusate se io mi sto fumando del liquido chimico, però è comunque un momento di condividere questa scelta, vuol dire che si farà, e quindi è una cosa molto emozionante. Ovviamente sappiamo che per avere in questo mezzo qua un letto pronto dobbiamo sacrificare la zona giorno, perché adesso noi nella nostra zona giorno, che è praticamente questa, è enorme, abbiamo enorme. Tutto lo spazio possibile e immaginabile. Il bagno anche è enorme, non esiste quasi un bagno così grosso in dei mezzi, e sappiamo che nella nuova camperizzazione dovremmo farne a meno. Però non mi importa nulla, perché l'esigenza di avere un letto pronto è diventata talmente forte, talmente grande, che di sacrificarmi in zona giorno non mi interessa nulla. Tanto il più delle volte non è che noi balliamo dentro questo camper, stiamo seduti, sdraiati, o se no siamo fuori, quindi non sento l'esigenza di avere una zona giorno grande e rinunciare a un letto pronto. 2 sono i problemi. Allora, questo mezzo è lungo 5,50 m e largo 1,96 m esterno, quindi vuol dire che abbiamo preso le misure, il letto sarà di 1,70 m. Qual è il problema? Che io sono 1,69 m, Elisa sarà 1,70 m, 1,71 m. Allora, con Marco abbiamo studiato di fare una nicchia qua,
chiaramente dove sarà poi il letto, che non sarà qui, e riusciamo a recuperare forse quei 3-4 cm per lato e probabilmente ci riusciamo a stare. Diventerà un camper solo per chi è sotto il 1,70 m, insomma, per chi non è più di 1,70 m, ma a noi va bene, chi se ne frega, ci dobbiamo vivere noi due. L'altro problema sarà che non è così semplice fare una camperizzazione su un mezzo già camperizzato, perché bisogna tener conto delle finestre, non puoi chiudere le finestre, e aprirne altre sì, si può fare, quello non è un problema, però ci sono tutti i buchi degli scarichi, tutti i buchi di dove passano i tubi del gas, perché noi abbiamo il serbatoio GPL sotto il pianale e quindi è bucato sotto per far passare tutti i tubi del gas, e quindi ci sarà da cambiare un sacco di cose, da chiudere buchi, da aprirne altri. Poi noi abbiamo 2 riscaldamenti, vogliamo tenerli tutti e 2 perché comunque è una sicurezza. Però abbiamo visto con Marco nel progetto che tante cose possiamo lasciarle lì dove sono, come la stufa, il serbatoio dell'acqua, Chiara, il boiler. Andrà cambiato anche il serbatoio delle grigie, il piatto doccia, ci sarà un vero casino, però questo mezzo ha ancora tanto da dare, secondo noi. E verranno tenuti anche alcuni armadietti, quindi non sarà una totale camperizzazione. Qualcosa riusciamo a lasciare lì dov'è, qualcos'altro lo modifichiamo, qualcos'altro lo aggiungiamo proprio. Quindi come progetto siamo stati tutti molto soddisfatti. Chiaramente abbiamo chiesto a un po' di persone in giro, anche a parenti, che cosa secondo loro, giusto per avere opinioni, sarebbe meglio fare, se cambiare mezzo o se tenere questo qua. Molti hanno detto cambiate mezzo, molti hanno detto tenete questo qua, perché allora diciamo che chi non è abbastanza del settore ha detto cambiate mezzo perché per loro è facile, diciamo, a dirsi, però a farsi no, perché tu vai a prendere un mezzo sempre comunque vecchio, vintage, che per quanto può essere bello è comunque molto usato, e quindi andrei a prendere un motore che non si sa se funziona, se dovresti poi rifarlo, se ci sono lavori da infiltrazioni, fare, come è stato tenuto il mezzo, come è stato guidato il mezzo, quanti proprietari ha avuto, perché questo qui oltre noi due ha avuto soltanto due proprietari, e comunque il mezzo è del 1990, noi siamo i terzi proprietari, e questo vuol dire che non è stato guidato da tutti, e questo fa in una valutazione. Ma poi abbiamo fatto tanti lavori a questo camper, perché chiaramente prendendolo vecchio i lavori poi sono spuntati, perché è normale, cioè c'è l'usura dell'anzianità, diciamo, e quindi sappiamo quanti lavori sono stati fatti, che lavori sono stati fatti, che probabilmente sarebbero gli stessi da rifare in un mezzo degli stessi anni, che magari non viene usato da tanto. Poi noi in questo abbiamo fatto anche metà motore già, quindi non so, queste cose a me, poi la prestanza, la facilità nella guida, senza avere la mansarda ingombrante, con l'idroguida, questo qua l'idroguida è turbo, nel mezzo che noi possiamo permetterci non ci sarebbe neanche né l'idroguida, non sarebbe manco turbo, che non è che è fondamentale, no. Però se allora noi molte volte magari andremo a lavorare in Francia o chissà anche dove, poi lo usiamo molto spesso perché Eli lavora quasi tutti i sabati e domeniche, e quindi noi facciamo molto spesso avanti e indietro, non stiamo fermi troppi giorni, quindi questo mezzo viene usato come macchina anche, e capite che su un furgone è molto più semplice che su un mansardato. Noi magari andiamo, come vi dicevo, in Francia o in Spagna, e a volte capita che sì, siamo a 100-110 in autostrada, dobbiamo fare un sorpasso 120, questo ce la fa a farlo, e poi ritorniamo ai nostri 90, ai nostri 100. Io ho viaggiato con molti camper della tribù appresso e vedevo proprio che gli aspirati mansardati stavano dietro, proprio dovevamo aspettarli praticamente. Ok che non è importantissima la prestazione, va bene, però noi andremo a regredire a livello motoristico anziché progredire, invece così restiamo sul nostro, che ci troviamo abbastanza bene. Come dicevamo, ovviamente i lavori verranno fatti nella stragrande maggioranza da Marco, perché è lui quello che è l'esperto del momento, con l'aiuto di Stefano, perché lo aiuterà. Sì, però ovviamente essendo che lui lavora, ha già dei lavori, noi gli andremo a togliere 1 mese, 2 mesi di tempo per la camperizzazione circa, e quindi Marco andrà retribuito. Cioè noi abbiamo proprio deciso insieme a Marco il costo, il prezzo all'ora, quindi andrà pagato Marco, e poi andranno anche cambiate delle cose qua dentro, tipo il gabinetto, il vicino non sarà più quello, magari il piano cottura, il top. Poi comunque vi faremo vedere il progetto, ma quando sarà? Adesso, non ancora adesso, perché adesso ci prendiamo 1 anno di tempo per raccimolare i soldi che ci servono per ristrutturare, diciamo, il nostro camper. Diciamo che ci siamo dati un budget di 5.000 euro,
che chiaramente non abbiamo, e quindi da adesso nell'arco di un anno dovremmo tirar su. Però va trovato anche il magazzino dove poter farsi i lavori, perché il camper va svuotato, va lasciata tutta la roba fuori, attrezzi, quindi va messo al chiuso, ci serve la corrente. Marco deve vivere dentro con Osvaldo perché faremo lavori ogni giorno, perché lui si prenderà 1 o 2 mesi, come vi dicevo, di tempo. Io andrò avanti e indietro con la Panda perché lo aiuterò tutti i giorni. Noi andremo avanti e indietro. Sì, noi andremo avanti e indietro. E noi avremo bisogno anche di dove dormire, che sarebbe a casa dei nostri genitori, quindi il magazzino non dovrebbe neanche essere troppo lontano da Torino, perché sennò noi ci facciamo troppi chilometri e comunque è tutto un costo. Quindi stiamo proprio tirando giù qualsiasi tipologia di spesa che potremmo andare a insorgere facendo questa cosa qua, questa scelta qua. Sto iniziando a comunque sia cercare magazzini eccetera intorno a Torino, anche se chiaramente poi verrà fatto tra un anno, però è meglio, preferisco adesso guardarmi intorno piuttosto che l'ultimo minuto, chiaramente. Siamo molto gasati, molto gasati. Non sembra, perché stiamo cercando di trattenere questa gasatura, perché abbiamo già il progetto davanti e quindi noi vediamo in 3D come potrebbe essere il nostro mezzo, e non pensarci giorno e notte è difficile perché cioè noi ci immaginiamo adesso ogni cosa che facciamo, per noi ormai è un'immaginazione di come sarà nella nuova camperizzazione, che poi magari è tutto diverso, perché come vi ho detto alcuni sacrifici per avere il letto pronto in questo mezzo dobbiamo farlo, ma poi questo ve lo faremo vedere, ve ne parleremo meglio nel dettaglio e ovviamente faremo vedere tutta la camperizzazione che sarà, quindi poi capirete perché. Però siamo gasati, io poi soprattutto, perché veramente dopo 3 anni fare e disfare il letto ogni sera, ogni mattina è diventata una cosa troppo pesante per me, quindi sono molto gasata nel pensare di avere finalmente un letto pronto e non dover più farlo e ridisfarlo. E siamo stati l'altro giorno con Marco, giusto 3 giorni fa, esatto, tutta una giornata fino alle 3 di notte a prendere misure e a cercare di capire dove posizionare tutta la roba, perché voi capite che noi ci dobbiamo vivere in 2 qua dentro, il mezzo è molto piccolo e quindi abbiamo... E non solo, ma abbiamo dovuto calcolare di fare in qualsiasi modo per mantenere cose importanti come appunto la stufa, come il boiler, perché intanto, essendo appunto vecchio questo mezzo, quello che smonti non sai mai se poi rimontandolo funziona. Però anche smontarlo, per dire il boiler, avremmo dovuto cambiare il tubo del gas, avremmo dovuto chiudere la griglia, avremmo dovuto riaprire da un'altra parte, sarebbe stato un bordello, e anche soldi in più, perché comunque più tempo, più soldi, eccetera eccetera. Quindi abbiamo fatto tutto l'impossibile per mantenere tutto quello che non volevamo smontare e lasciare lì, e abbiamo cercato di togliere anche il millimetro da, che ne so, una seduta, piuttosto che dalla cucina, piuttosto che dal letto, dall'armadio, insomma abbiamo fatto veramente un bordello. Marco è stato veramente un Marco è un genio, Marco è proprio un genio. Però probabilmente, come abbiamo insieme camperizzato ferrobattuto idealmente, dovrebbe starci tutto quanto. Sì. Ci saranno delle cose scomode, tipo la cucina bassa, va bene. Comunque della camperizzazione non vi svegliamo assolutamente niente, perché non sappiamo se effettivamente sarà possibile o no. Noi ci speriamo, però dobbiamo ancora vedere, anche perché in un anno può succedere di tutto, purtroppo. Esatto. Quindi anche un po' per scaramanzia vi stiamo dicendo che ci sarà questo nuovo progetto, ma non vi diciamo nulla nel dettaglio. Comunque sicuramente ci sarà il letto pronto, la dinette, il bagno, cucina, tutto, ma modificato. Tra l'altro mantenendo l'oblò, che ne abbiamo uno solo, e le finestre. Lì dov'è? Le finestre dove sono? Non è stato assolutamente facile, perché questa camperizzazione qui non è come dei classici van che fanno adesso, cioè adesso saranno 20 anni ormai che fanno i van così. Questa qui attuale non è come quella, e quindi le finestre sono posizionate in modo diverso, e anche la futura camperizzazione vi dico già che non sarà come quella dei van attuali, quindi classico semidinette, letti girevoli, no, quindi sorpresa. Surprise. Ovviamente non apriremo una raccolta fondi per questo progetto qua, però chiunque volesse mai donarci anche solo €1, sappiate che nella descrizione di ogni video c'è il link del PayPal dove potete donare ciò che volete. Quindi ovviamente scelta liberissima, noi non chiediamo assolutamente nulla di specifico. E sicuramente non contiamo su di questo, cioè noi contiamo su lavorare
contiamo sulle nostre finanze, Esatto. su quello, anche perché quest'anno probabilmente, ma quasi sicuramente andremo di nuovo in Francia a farci la stagione, se non dove siamo stati lo scorso anno, comunque andremo da qualche altra parte, quindi in qualche modo stiamo cercando di raccimolare il più possibile i soldi che ci potrebbero servire nella camperizzazione, quindi cerchiamo sempre di cavarcela con tutte le nostre forze prima di tutto, però essendo che appunto c'è questo canale, condividiamo con voi tutto quello che è la nostra vita quotidiana e quello che sarà probabilmente, se tutto va bene, questa camperizzazione, comunque sia teniamo aperto, per chi volesse, teniamo aperta anche questo link di PayPal dove teniamo aperte le donazioni. Tutto qua. Va bene, queste sono le novità, volevamo condividerle chiaramente con voi. Ovviamente diteci che cosa ne pensate. E poi rimane, se volete vedere poi l'aggiornarsi delle cose, rimanete con noi.